Oggi andiamo a Sydney, andremo a visitare questa grande città che non è la capitale come molti pensano. In realtà anche io ogni tanto ci pensavo quando ero giovane, ma la capitale è Canberra. Sydney è la città più grande dell'Australia e siamo molto curiosi di vederla. Saremo ospiti di nostri amici che erano a bordo di un catamarano chiamato Gone with the Wind, Liam e Annie, e credo che staremo con loro e ci divertiremo qualche giorno. Età alle 5. Sono esattamente 951 km. Quanti CPT? 951. E sulla cartina siamo tanto vicino. Grace Jones, I see that is here. Maybe it's not there. Sto sistemando il microonde, vi faccio vedere che soluzione ho trovato. Dunque l'ho aperto tutto, ho tolto i piedini che erano qui, questi piedini qua, della stessa altezza ho messo un pezzettino di legno e l'ho avvitato all'interno con un bullone e un dado. Adesso questo andrà ad appoggiare qui, esattamente dove c'erano le viti del vecchio forno, e io da sotto mi avviterò sul legno direttamente, quindi soluzione magica. Poi in alto, per bloccarlo in modo tale che dietro non si muova, vedete che qua c'erano dei vecchi spessori perché il forno alto era più alto, io aggiungerò degli altri spessori in modo tale da bloccarlo anche in altezza, e siamo in una botte di ferro, così vi faccio vedere poi alla fine. Allora, microonde messo, ma fa ancora questo movimento perché dietro non sono riuscito a mettere i blocchi, vede quelli lì, perché non ho le misure del legno giusto. Stavamo pensando di fare una barretta di quelle lunghe di acciaio in modo tale che impedisca di questo movimento, e poi qua sotto, per renderlo un po' più bello, gli metteremo un profilino di alluminio nero, così lo rende un po' più bellino anche a vedersi. Sta venendo bene. Allora, ho appena finito di sistemare il microonde, ve lo ricordate? Adesso guardate. Allora, sotto di bellezza c'è questa barretta di ferro, di acciaio nera, così non si vede il legno che c'era sotto. Sopra, vedete, vediamo se lo faccio vedere, vedete qua c'è una barra nera che è fatta come? È fatta con questa barretta qua, che ovviamente poi l'ho piegata e tagliata su misura, e intorno gli ho messo il, come si chiama? Oh signore, il termorestringente, quello elettrico, questo qua, questo, e quindi è diventata una barra nera e praticamente non si vede, ma che bello, non si vede niente. Ma che spettacolo, madonna, ma chi sono? Babbo Natale, ma che roba. Qua possiamo prendere mare forza 8, speriamo di no. E tiene, bella Max. Quella stessa sera abbiamo la fortuna di assistere ad un evento astronomico molto affascinante, l'eclissi totale di luna. Ci troviamo esattamente nel posto giusto, in quanto questa eclissi è visibile dalla regione del Pacifico e dall'Australia occidentale. Siamo anche fortunati con le condizioni meteorologiche, cielo sereno, pieno di stelle.
Ci piazziamo sul pontile con il naso all'insù e osserviamo il nostro satellite oscurarsi fino alla totalità. In questa fase la luna assume una tonalità rosso-brunastra conosciuta come luna di sangue o luna rossa, uno spettacolo davvero affascinante. Trascorre quasi un'ora prima che lentamente la luna ritorni alla sua normale luminosità. Grande lavoro di fatica oggi, dobbiamo togliere la zattera, metterla in macchina e portarla a Brisbane per il rinnovo. Non sarà solo fatica, ma sarà anche portafoglio aperto, perché queste cose costano una follia. Forse non ho fatto mai vedere la posizione in cui è la zattera, molto buona. Sono molto contento su questa barca, perché in caso di emergenza basta buttare giù la scaletta, si apre questo sportello e poi basta farla sfilare in acqua. Quindi molto meglio che in altre posizioni. La cima è legata solitamente qui, quindi anche se la zattera va via rimane sempre legata. No, hanno studiato, esco da qua. Hanno studiato veramente bene questa cosa, sono molto contento. Sto aspettando i ragazzi nel marina con la barca, perché così è molto più facile caricarla sul barchino loro di servizio e portarla a terra, che altrimenti da qua devo scendere, farla girare e guardare, sono sempre comunque 50 kg, non comodi, e l'età comincia ad avanzare. Adesso appena arrivano lo gestiamo. Hello guys. Easy. There we go. Thank you very much, guys. I told you it was easy. Better from here than go around. Oh yeah, exactly. Ciao ragazzi, allora avete da poco visto il video in cui siamo andati a Bundaberg per prenotare il cantiere. Beh, tutto cancellato. Mi viene da ridere perché cambiamo così tanto spesso idea che è una cosa pazzesca. Insomma, c'erano questi 20-25 mila dollari che mi pesavano tanto qua, neanche fosse stato 25 mila euro, però sono una cifra che secondo me sono una roba fuori dal mondo. Aspetta, mi metto comodo così vi racconto. E quindi ho cominciato a pensare ad altre cose, cioè, ma perché devo togliere la copper coat completamente? È comunque una bicomponente, è comunque estremamente dura, perché non lasciarla sotto al posto di fare una sabbiatura completa? Quindi diamo una bella scartavetrata e la lasciamo sotto e ci andiamo sopra con il primer e la vernice. Allora ho chiesto consiglio sia a Michele, che anche lui ha da poco rimosso la copper coat, e ha fatto quello che infatti stiamo pensando, e poi per conferma ho chiesto al mitico Davide e allora anche lui mi ha detto sì, si può fare, non è perfetto come lavoro, ma ho capito, perfetto però devo pagarlo io. E allora ho detto sì, si può fare perfettamente, se la copper è stata badata bene, ok, non ti funziona, però la bicomponente è forte, si può tranquillamente lasciare. E la cosa mi ha un pochino, insomma, ero un pochino più rinfrancato, perché se già non devo sabbiare, non devo fare tutti quei lavori di preparazione e tutto il resto, sicuramente costa meno. Allora ho chiamato Tony di nuovo a Bundaberg. Per favore mi fai un conteggio di quello che potrebbe essere senza fare la sabbiatura completa e tutto il procedimento? E lui ha detto sì, capisco, ti faccio il conteggio e torno da te. Nel frattempo vado nel marina e chiedo alla responsabile se c'è qualcheduno che può fare la pulizia sott'acqua della carena, se si può fare, perché sapete qua è vietato tutto. E loro mi hanno detto sì, visto che sei qua nel marina da un po', ci sono dei sub che vanno sotto a pulire, e ho detto vabbè, al massimo si mangeranno il loro sedere e non il mio, e quindi a pulire tranquillamente la carena in modo tale che anche noi possiamo andare poi, una volta che lasciamo il marina a Bundaberg, almeno con la pancia pulita e essere veloci, perché l'altra volta abbiamo consumato un sacco di carburante. La responsabile del marina di Bundaberg, dove siamo, mi ha indicato una persona, Alex, che è venuto, devo dire, il giorno dopo a vedere la barca, di cosa si trattasse, per capire
quando pulirla, e gli ho chiesto: ascolta Alex, io vorrei pulire la barca magari intorno alla fine dell'anno, del mese di marzo. Questo era a metà febbraio, alla fine del mese di marzo, perché poi devo andare a Bundaberg per rifare la carena. Allora, visto che anche lui non fa solo il sub, ma ha una società che fa anche tutti questi lavori, mi ha chiesto: ma con chi la fai, dove la fai? Allora abbiamo chiacchierato un po', conosceva benissimo anche lui Tony, anche lui mi ha detto: sì, lavoro anch'io spesso a Bundaberg, perché lui ha un'officina mobile, si muove avanti e indietro, e mi ha chiesto che lavori devo fare, cose del genere. A un certo punto gli ho detto: ascolta, ma visto che tu l'hai già fatto, ma rimuovere completamente cioè non rimuovere completamente la Coppercot ha senso? E lui dice: certo che ha senso, ha molto senso. Non vale la pena toglierla completamente, o meno vale la pena se sotto hai bolle che magari ti hanno rovinato lo scafo. Non avendo queste bolle, perché la nostra carena sotto è perfetta, e lui dice anche lui ha assolutamente senso, quindi vai da Tony che sicuramente ti fa il tutto. Però a quel punto gli ho detto: ascolta, ma tu fai questo lavoro, dimmi quanto costerebbe se lo facessi tu qua, visto che sei qua? Dice: sì, io a Bundaberg a questo punto, visto che sei d'accordo con Tony, non te lo faccio, però qua vediamo un attimino cosa potrebbe venire. Mi ha fatto 2 conteggi e mi fa: dunque, a dargli una bella scartravetata, togliere parecchie parti di Coppercot, quindi non arrivare a Gelcot, ma arrivare, diciamo, alla prima mano di Coppercot, quindi lasciare la matrice a dure sotto e lasciare il bicomponente che faccia da impermeabilizzazione. Gli diamo poi su 2 mani di primer e poi 3 mani di una buona antivegetativa, viene intorno agli $8.000, $7.500, una cosa del genere. Capite bene che mi sono strabuzzati gli occhi, mi sono veramente strabuzzati gli occhi. Ho detto: va bene, prenotiamo qua, e quindi adesso il martedì dopo Pasqua aliamo la barca qui nel marina di Scarborough, come dicono qua, e quindi facciamo il lavoro qua assolutamente. Abbiamo deciso anche di mettere la Jotun al posto della International che pensavo inizialmente, perché la Jotun è molto più disponibile nel sud-est asiatico dove noi andremo, e quindi nel momento in cui aleremo la barca, che saremo in Malesia, sarà molto facile trovare la Jotun. Ho fatto un po' di ricerca online ed è comunque un ottimo prodotto. La metteremo autolevigante, perché come ho detto l'altra volta non posso permettermi che la barca si sporca e io debba andare sotto a pulirla, perché in questi posti è meglio non fare il bagno vicino alla barca. E quindi questo è un po' il nostro cambio ulteriore di rotte e di programmi. Quando siamo qui a Scarborough, ogni mattina andiamo a farci i nostri 4-5 km di camminata. Oggi è una bellissima giornata, proprio bella, e quindi è fantastico andare a camminare. Vi faremo vedere qualche parte del nostro percorso che è lungo il mare, veramente bello. Bel posto questo, confermiamo ancora. Questa prima parte del percorso è in mezzo al parco. Settimana c'è stato vento forte e pioggia torrenziale, qui è caduto un albero. Molto bella questa zona del parco. Qua ci sono alcuni ristoranti e lì c'è lo yacht club. Chissà se oggi ci sono i nostri amici pappagalli, perché c'è un gruppo di pappagalli che viene a mangiare più in là e fanno un macello, bianchi con la pancia rosata, qualcosa del genere, E tirano sulla cresta. e tirano sulla cresta bianca. Poi ci sono anche i cacatua, che ancora non siamo riusciti a riprendere benissimo, che sono quelli tutti color bianco con la cresta gialla. Sono qui che vivono in mezzo agli alberi come se niente fosse. Ma che belle ste case. Bel posto dove vivere questo. Questa è l'altra zona del bacino rispetto a noi, dove c'è un altro piccolo porticciolo. Red Cliff Marina. Red Cliff Marina si chiama. E qui c'è un campeggio. Ricordiamoci che qua è estate, Quasi. Siamo alla fine dell'estate ormai. E gli australiani amano fare campeggio. D'altronde ha dei servizi della Madonna, cioè, se non lo fanno loro. Qua entriamo in un altro parco
che ci porta lungo tutta la banchina di soprafflutto del bacino del Marina, ed è una bellissima zona dove fare una passeggiata. Ecco il Red Cliff Marina da questa parte. Adesso noi percorreremo tutta questa zona, gireremo intorno al braccio di soprafflutto. Ale sta cercando delle lucertole. Bei lucertoloni, sì. Un incontro ravvicinato, vediamo se riesco ad avvicinarmi. Ustia che sa. Hello sweetie. E questo è il nostro Marina. Noi siamo subito qua dietro. Là si vede la barca. Tante barche all'ancora, però come vedete sono o piccoline o catamarani, perché qui è molto molto basso. Come vedete è pieno di zone ristoro per fare il picnic. Bella, una bellissima zona qua, è di fronte all'oceano praticamente, proprio bello. Qui finisce la zona dei picnic e si continua la passeggiata tornando indietro, e c'è le spiagge. Qui siamo alla fine del nostro tour, è il punto più lontano, 2,5 km da dove siamo, e adesso torniamo indietro. Questa d'angolo è la nostra casa, quella che chiamiamo la nostra casa. Ci piace davvero tanto, spettacolare qui ad angolo, davanti all'oceano. Casa pazzesca. Ecco qua l'Ibis. Ecco l'Ibis. È proprio brutto anche vedersi. Gli egiziani li adoravano, gli antichi egiziani li adoravano. C'è anche il dio, uno dei loro dei, che aveva la testa da Ibis, che non mi ricordo se era Nubio o qualcosa del genere. Non vorrei dire cavolate, poi lo scriverò sotto. Però sono brutti. Sono brutti, sono brutti. Sono davvero brutti. Pappagallini di cui vi parlavamo, che stanno mangiando. Lasciamoli in pace, va? Eccoci di rientro. Questa è la parte del cantiere. Amici, stiamo andando a Brisbane a recuperare la nostra zattera dopo la revisione, si dice così? Sì. E Dopo aver speso $2000 anche. dopo aver speso un po' di soldi, perché era 2 anni che non 3 anni che non veniva revisionata, in quanto alle Figi non abbiamo trovato nessuno che ci facesse il service. 2 anni. Adesso andiamo a recuperarla. Ecco, ho lasciato lo zaino in macchina, è 2 giorni che c'è lo zaino in macchina con il portafogli e i passaporti e i documenti della barca. Perfetto. È lì. Guarda che qua non tocca niente a nessuno. Che è caldo. Quindi adesso andiamo a questo, cos'è questo? È un negozio? Che cos'è? Un negozio di nautica? Sì, un ship channel? sì. Cos'è? Che si occupa anche che di... si occupa anche di recuperare, di prendere le zattere e mandarle a Melbourne per fare il service, perché qui da queste parti non c'è nessuno che lo fa, è incredibile. Nella fattura di quasi $2000 c'è $350, che sono un po' più di 200 euro, di spedizione da Air di Melbourne.
Fra l'altro voglio dire, è veramente strano. No, qua ci sono una marea di marina, tante barche e non c'è, praticamente c'è nessuno che fa il service Hanno centralizzato lì. delle zattere. Hanno centralizzato a Melbourne, ma questo vuol dire che bisogna spedirla, quindi abbiamo dovuto pagare anche la spedizione. Vabbè, comunicazioni di servizio. Io ho raggiunto il mio peso forma, ho finito la dieta a deficit calorico e ho iniziato il mantenimento. GPT no. Io sono a meno 17 kg da quando sono partito. In che senso meno di... Hai perso? Ho perso 17 kg. Quanto te ne manca ancora, CPT? Ho fatto il 51% del mio lavoro, quindi devo farne ancora almeno altrettante, almeno 15 ancora. Sì, CPT ha lo scopo, ha l'obiettivo di andare al di sotto dei 100. 99, devo 99. Mute le 3 cifre. Tutte le 3 cifre. Sì, è un obiettivo importante che deve raggiungere, che si è prefissato di raggiungere. E io non gli darò tregua finché non lo raggiunge, è troppo importante. Io però non posso neanche stare sugli allori, perché con la mia età e col fatto che mi piacciono certe cose da mangiare, faccio subito a mettere su quei 3-4 kg in più, che poi non mi vengono più i pantaloncini corti. Vabbè ragazzi, parliamo d'altro, va? Andiamo verso la nostra destinazione. Guardate l'inclinazione di questo ponte, è abbastanza inquietante, Cosa c'è? Il fiume. Ah, il fiume è quello di Brisbane, che non mi ricordo come si chiama in questo momento. Brisbane River. CPT, non dire cose false. E non si riesce a vedere perché ci sono queste barriere altissime e non si riesce a vedere. Peccato, perché è un bello spettacolo, è un bel colpo d'occhio, ecco qua. Guardate come scendiamo, perché qua sotto passano le navi, quindi deve essere bello alto il ponte. Perché questa qui parla troppo. Eccoci ragazzi, siamo arrivati a destinazione. Qua c'è il marina di Rivergate. Qua c'è questo bellissimo marina di Rivergate e non osiamo neanche immaginare che cosa possa costare portare la barca qua, perché tutta la zona di Brisbane è molto 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 cara. E adesso c'è questo ship chandler dove noi andiamo a recuperare la nostra zatterina. Eccolo qua. Voilà. Voilà, CPT, il nostro Tohatsu. No, mettiamo qua la zattera e poi questo lo appoggio sopra. Welcome back. Mimì e Cocò. No, sto guardando cosa hanno cambiato. Cosa hanno cambiato? Tutto hanno cambiato. Tutto hanno cambiato. Allora, il food, il seasick table, cos'è, le pillole Mal di mare. mal di mare, i fuochi, il parachute, la crema solare, l'acqua, le batterie, Le batterie, stelle, la tutto. colla e le batterie lì. Ma era indietro, cioè non... 2 anni bisogna rifarla, madonna, non si può spendere 1500 euro ogni 2 anni, porca puttana. Ma noi abbiamo speso un sacco perché non l'abbiamo fatta 2 anni fa, ma sì. Sì, hai ragione. Abbiamo infatti speso di più per quello. Sì. Sì, però c'è quella che si fa ogni 2 anni, si fa 2 anni e 2 anni.
però qual è che c'è? Ogni 4 anni si spende di più perché si devono cambiare tutti i fuochi, quindi questi fuochi scadono nel 2029, quindi la prossima volta che lo faremo nel 2028 dovremo cambiare lo stesso. Cioè ha messo i fuochi che durano 3 anni, cioè alla fine l'ha presa per il culo, capito? CPT. Per mettere i fuochi mi scadono più avanti, la prossima volta non l'avrei cambiato. La zattera è una di quelle cose dove tu... No, sono soldi che dici li sto buttando nel cesso. Ripeti CPT? È una di quelle cose, come dici tu, che speri di buttare nel cesso I soldi perché non vorresti usarla. Il problema è che poi nel momento in cui hai bisogno della zattera, che vuol dire che se è un'emergenza, la zattera deve funzionare, nel senso che proprio è un imperativo categorico, deve funzionare, non può non funzionare, perché altrimenti ci lasci le penne, quindi alla fine i soldi li spendi, li butti nel cesso, come dice CPT, e basta, e speri di non usarla mai. Esatto, speri di non usarla mai, speri di aver buttato via i soldi. Incredibile, ma è così. È un argomento di discussione questa cosa della zattera, però queste navigazioni, noi facciamo navigazioni importanti, non possiamo, già avevamo il cruccio che la zattera non era stata revisionata quando siamo stati alle Figi, abbiamo fatto 2000 miglia con la zattera non revisionata, con la speranza che fosse successo qualcosa, funzionasse, ecco. Sì, ma non solo quello, abbiamo preparato anche il gommone per essere non sia buttato in acqua in fretta, cioè insomma non è che eravamo alla sperindio, ecco. No, non si va mai alla sperindio, però il fatto di non aver avuto la possibilità di fare il service alle Figi è stata un po' una seccatura, ecco, perché avremmo comunque speso molto meno, perché lo fai negli anni stabiliti e spendi molto meno. Non devi cambiare tutte quelle robe lì, non avremmo dovuto spedirla a Melbourne, però alle Figi ha chiuso, tutti i service hanno chiuso, incredibile. Vai ragazzi, ora torniamo a barca, domani i ragazzi del Marina ci daranno una mano a portare sia il fuoribordo che la zattera a bordo e basta. Eccoci qua. Stanno arrivando i ragazzi del Marina a bordo della loro gommone di servizio con il fuoribordo e la zattera. Adesso vediamo. Ecco il CPT. Hello. Hi. Ostia. Ok, perfect. Sweet. Thank you very much, guys. Eccola qui. Speriamo che vai bene là. Oggi abbiamo iniziato il lavoro sul motore. Per biofuel here, also. Yeah. Because then it blows all that stuff together. Yeah. Get rid of this. Beh, settimana prossima aliamo, Settimana prossima, se non ci sono ritardi, perché qua non si sa mai con i personaggi dei cantieri, non si sa mai. No, dai. Dopo Pasqua dovremmo aliare. Dopo Pasqua dovremmo alare e se tutto va bene. Ops! Ci sono altri uccelli da disturbare. Ok ragazzi, è il momento di procedere all'assemblaggio delle nuove batterie. Dunque sono un cavo che andrà collegato con questa basetta qui, qua così.
un'altra storia.